Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotaric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di marzo. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro ascendente. Insieme andremo a scoprire il vostro arcano del mese, l'energia a livello personale, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze e i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese, in quello successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando, spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E adesso possiamo partire andando a vedere dove ci eravamo lasciati. Voi avevate la carta della morte, indica spesso un passaggio importante e soprattutto ci aiuta a capire che dobbiamo lasciare andare il passato, oppure ci sono delle cose nel nostro presente che non stanno funzionando e quindi abbiamo bisogno proprio di ripulirci, di ripulire le nostre stesse energie, di fare dei cambiamenti drastici proprio per prepararci a questo passaggio che non è mai facile per nessuno, poi dipende in che ambito, può anche riguardare una trasformazione interiore, può indicare un passaggio per le questioni più pratiche o anche nelle relazioni. In qualsiasi circostanza dobbiamo accompagnarci verso il nuovo inizio e la rinascita, però purtroppo, ahimè, la morte ci chiede un'azione rapida, un'azione anche molto forte e drastica. Una volta capito questo e fatto questo, adesso cerchiamo di vedere qual è la prossima carta, il prossimo arcano, quindi come prosegue questa energia. Se vi dovessero piacere i mazzi che utilizzo nella lettura, in descrizione trovate i link per vederli meglio con le video recensioni e anche per acquistarli. E adesso qual è il vostro arcano del mese di marzo? Abbiamo la luna. Cosa ci fa capire la luna? Che si tratta di un mese con energie abbastanza altalenanti. Ci sono aspetti positivi, ci sono aspetti negativi, la luna ci fa capire che c'è qualcosa dentro di noi che vuole emergere, ci sono delle cose che devono essere comprese, magari legate al nostro intuito. L'intuito non va solo ascoltato, ce l'abbiamo tutti e funziona benissimo, però non basta, come vi dicevo, non è sufficiente perché si deve passare all'azione e con questa energia rischiamo di rimanere bloccati. Per quale motivo? Perché magari c'è bisogno di connettersi ai veri desideri, ai nostri sogni, oppure a ripulire le nostre energie. Ricordo che la luna è anche legata all'ambiguità, alle apparenze, alle emozioni, quelle stagnanti, quelle che ci bloccano. Ecco perché se non ci ripuliamo di queste in genere emozioni o anche situazioni che ci bloccano, potrebbe essere difficile andare avanti. Quindi di prendere quello che c'è di bello nel senso di avere grandi sogni, ma di darci l'opportunità di andare avanti, di lasciare la nostra zona di comfort, perché dove siamo adesso effettivamente rischiamo di rimanere bloccati e impantanati e invece dobbiamo mettere magari maggior energia. Vediamo adesso come questa si riflette, cioè non vuol dire che tutto il mese andrà in questo modo, probabilmente ognuno di noi vive questo tipo di energia, lo vive a modo proprio, può riflettersi nell'ambito amore, nell'ambito strettamente personale o riguardo il lavoro stesso. Adesso magari cominciamo proprio a partire con quelle, diciamo, personali che vi possono aiutare a capire come andrà il vostro mese, a gestire varie emozioni, varie situazioni, partendo proprio dall'asso di coppe che in qualche modo ci
ci dice che dobbiamo connetterci alla nostra interiorità e far emergere il nostro valore, le nostre emozioni, dobbiamo aprirci, dobbiamo condividere, ma non solo, indica anche un'energia positiva che entra e che quindi abbiamo quella spinta per poter agire, per poter anche avere chiarezza soprattutto nella nostra interiorità e nelle nostre emozioni. Cosa può arrivare? Anche un'opportunità da cogliere che riguarda le nostre passioni, che riguarda un qualcosa che ci piace e che ci coinvolge particolarmente. Poi troviamo la regina di bastoni, può avere a che fare, essendo una carta di corte, sia con una persona presente o che arriva nella nostra vita, che può aiutarci, può essere un'amica fedele, un'amica magari pronta ad esserci in alcune circostanze, oppure può riferirsi a una nostra energia, nostra da utilizzare, e cioè forza di volontà, osservazione, farsi furbi, cogliere quelle indicazioni che ci servono, quindi concentrarci sul nostro obiettivo, sulle cose più importanti, senza lasciarci appunto confondere e offuscare le nostre idee e neanche il nostro stesso valore. Il 3 di bastoni, quindi abbiamo tanta energia, fuoco, vuol dire che probabilmente abbiamo bisogno di pensare, osservare per trovare il momento giusto di agire. E infatti, essendo una carta di attesa, il 3 ci sta dicendo che non necessariamente si deve agire. L'azione è fatta di più momenti, però diciamo, se rimaniamo fermi, anche il rimanere fermi può essere un'azione, perché abbiamo bisogno di valutare, di osservare, di pianificare e di trovare quella forza, quella sicurezza, poi di trovare il momento giusto per agire. Quindi in realtà queste carte vi stanno dicendo che bisogna cogliere una bella nuova energia, ma proprio per far sì che voi possiate avere la possibilità di avere più forza, di avere più sicurezza e di mettervi nelle condizioni di pianificare e poi agire forse il mese successivo, se trovate anche qualche occasione nel corso di questo mese di marzo, diciamo perché no? Ricordo che poi le energie e i tempi ognuno diciamo, li vive a modo proprio. E adesso vediamo l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, ricordo che se magari qualcuno non è interessato a questo potrebbe ascoltarlo lo stesso, perché si può parlare anche di delle relazioni più importanti, di amicizia, di famiglia. Abbiamo il sole, bellissimo questo sole che splende, poi troviamo l'asso di spade e poi infine il fante di coppe. Allora troviamo, soprattutto per le coppie dove tutto procede abbastanza bene, anzi arriva il sole a portare gioia, può essere un evento positivo, potrebbe essere anche finalmente dei risultati e che può dare anche nuovi stimoli. Io direi di sì, perché visto che ci sono nuove idee, nuove situazioni e nuovi inizi, magari può riguardare la vostra sfera relazionale, nel senso di concedersi più spazio o un'idea da realizzare, tipo fare un viaggio, comprare qualcosa, magari investire maggior tempo nelle vostre cose, diciamo, strettamente personali. Quindi direi delle cose belle. E fase di miglioramento anche per quelle situazioni un po' più compromesse, un po' più difficili, quindi le idee sono giuste, le opportunità ci sono, ovviamente dipende anche dalla volontà stessa, perché bisogna intervenire in modo sia lucido, chiaro e anche in modo immediato, però cercando di essere comprensivi, gentili, fare qualcosa di diverso. Ecco che il fante può portare novità
nel senso un dono, un qualcosa di particolare, di fare una sorpresa. Ecco, questo può dare nuova, enfasi e risvegliare anche il rapporto stesso. Per i single, oppure per le situazioni più complesse, troviamo anche qui un fante e poi il 6 di bastoni e una regina. Se state frequentando, conoscendo una persona, allora, si vede pian pianino un qualcosa che si evolve, che può crescere positivamente. Quindi anche se magari ci sono dubbi, incertezze e vi mettete in una fase di protezione, di valutazione e di osservazione, però comunque c'è quella parte di voi che, vuole procedere, vuole vedere, vuole osservare e capire come può andare questa situazione. Ci potrebbe essere, attenzione, e questo lo dico soprattutto per chi non ha nessuno, una nuova conquista, nuove situazioni e questo, lo dice sia il, fante come, situazione forse anche, inaspettata, può essere un'amicizia che magari in qualche modo può essere stimolante. Ecco, qui subentra la valutazione, l'osservazione, quindi prendetevi il tempo di capire se la cosa può evolvere e può essere interessante per voi, altrimenti potrebbe esserci anche con quest'uomo che vedete nel 6 di bastoni, qualcuno che vuole conquistarvi, vuole attirare la vostra attenzione, diciamo perché no, ci sono delle energie molto interessanti, molto diverse che possono riguardare anche più persone presenti nella vostra vita o che si presenteranno proprio nel corso del mese di marzo. E adesso procediamo con l'ambito, quello più pratico, del lavoro, delle finanze. Vediamo cosa vogliono dirvi. Troviamo il Cavaliere di Spade. Questa è un'energia fortissima anche di imprevisti, quindi consiglio di accoglierla preparati. Un imprevisto che cosa può essere? Visto che le cose si muovono abbastanza in fretta con questo cavaliere, può essere una spesa, può essere anche un'offerta, una comunicazione, un qualcosa che non vi aspettate. Quindi direi di farvi trovare pronti, nel senso, che magari potrebbe essere anche un'idea interessante da cogliere. Per il vostro lavoro, per le vostre finanze, o state aspettando delle risposte, si possono sbloccare delle situazioni. Osservare e valutare assolutamente sì, perché essendoci il Fante e poi il Papa, magari sono cose molto importanti. Il Papa ha a che fare con i contratti, con i compromessi, con anche alcune questioni a livello legale e burocratico, però appunto con la mediazione, con il confronto di varie proposte, può riguardare anche un avanzamento o di carriera o altri tipi, di passaggi importanti della vostra vita. Può essere un consiglio, qualcosa da parte di un professionista che magari vi può essere molto utile in alcune circostanze. Nuove proposte? Assolutamente sì, perché no? Magari voi avete già un lavoro, state bene così, allora può arrivare una proposta che lascerete andare. Se invece può essere talmente tanto interessante e se già volete lasciare il vostro lavoro, magari questa può determinare appunto un cambiamento nel prossimo futuro. Come nuovo passaggio io direi è nuovo inizio anche per chi è in cerca di lavoro. Un po' difficile e complesso, abbiamo capito per tutti la prima parte, con queste carte di spade, soprattutto con il 7, perché quando salta fuori dico sempre di fare attenzione scusate, ai furti di energia, oppure alle cose che sfuggono, alla fretta, alle cose che stiamo sottovalutando. Quindi in tutte queste circostanze magari cerchiamo di
gestire al meglio alcune cose. Magari in altre circostanze c'è bisogno di prendere quelle occasioni che arrivano e quindi accettare, vedere se magari abbiamo necessità di comunque ottenere un risultato. A volte può essere un compromesso che non tanto ci piace, una proposta che insomma magari ne fareste a meno, però c'è bisogno in questo momento di cogliere queste opportunità e poi trovarne delle migliori. A volte può essere anche una proposta di un lavoro che può essere occasionale, però magari utile al periodo, oppure magari una proposta che non vi alletta, non vi piace tantissimo, però magari può essere un passaggio per portarvi a qualcos'altro, oppure rifiutare, effettivamente rifiutare e aspettare che possano arrivare altre occasioni. Altre occasioni in realtà, con il lasso di denari, verso la fine ci può essere qualcosa di interessante, quindi fermare quelle situazioni che non vi piacciono, che in qualche modo sapete già non essere giuste, corrette per voi, oppure per altre di non mettervi fretta, di fermarvi un attimino a valutare prima di accettare qualcosa e come vi dicevo un po' per tutti quel lasso di denari alla fine è molto interessante, indica un guadagno, indica una proposta di lavoro, indica anche un possibile incontro, colloquio, una nuova fonte di guadagno. Adesso vediamo infine i segni zodiacali a attenzionare. Troviamo qui in questo caso Giove che si riferisce al Sagittario e ai Pesci. Giove ci porta anche occasioni di crescita, di sviluppo, benessere, quindi sia evoluzione in alcuni rapporti in senso positivo, costruttivo e altri un po' meno, dove magari ci possono essere dei conflitti e degli scontri, lo vediamo dalla presenza di Marte e che è legata all'Ariete, allo Scorpione. Non vuol dire che avrete conflitti con l'Ariete e con lo Scorpione, può anche darsi, io mi riferisco all'energia e al significato proprio della carta stessa. Quindi abbiamo visto Giove, abbiamo visto Marte e infine vediamo il Toro. Quindi cose che ci possono aiutare a gestire sia situazioni un po' più difficili, complesse e conflittuali, sia altre, secondo me, da privilegiare, dove ci sono stimoli e dove c'è crescita, evoluzione. Chi vi blocca, chi vi mette solo in una situazione di eccessive responsabilità, troppo carico, pesantezza e oppressione, io direi di lasciarlo andare, quindi di essere molto concreti, di andare a contrastare l'indecisione, l'incertezza e le cose negative con la massima disponibilità e concretezza. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di marzo, ciao!